Lock, Stock and the Two Smoking Barrels in originale, è un film del 1998 diretto da Guy Ritchie, che ha contribuito a ridefinire il cinema britannico con la sua miscela unica di humor nero, azione frenetica e personaggi bizzarri. La storia ruota attorno a 4 amici londinesi, Eddie, Tom, Soap e Bacon, che si trovano a dover ripagare un'enorme somma di denaro a un pericoloso gangster dopo una partita di poker truccata. Nel tentativo disperato di recuperare i soldi, si imbattono in una serie di eventi assurdi e violenti, coinvolgendo una varietà di criminali, ladri e truffatori. Uno dei punti di forza di Lock and Stock è il suo ritmo rapido e incalzante. La narrazione, suddivisa in vari filoni che si intrecciano, tiene lo spettatore incollato allo schermo dall'inizio alla fine. L'abilità di Ritchie nel bilanciare l'azione con momenti di puro humor nero è notevole e lo stile visivo, caratterizzato da montaggi veloci, tagli rapidi e angolazioni audaci, contribuisce a dare al film un'energia unica. Le interpretazioni degli attori sono una parte fondamentale del successo del film. Anche se il cast è composto per lo più da volti sconosciuti al grande pubblico al momento dell'uscita, ogni attore riesce a dare vita a personaggi unici e memorabili. Guy Ritchie, al suo debutto alla regia, ha saputo dirigere il cast con maestria, ottenendo prestazioni che, per quanto caricaturali, risultano perfettamente inserite nel contesto grottesco e ironico del film. Jason Statham fa il suo debutto cinematografico con questo film, in un ruolo secondario ma notevole per carisma e presenza scenica. Interpreta Bacon, uno dei 4 protagonisti, con un mix di nonchalance e umorismo tagliente. Il suo è il personaggio del duro silenzioso, capace di mantenere il controllo nei momenti critici. Sebbene il ruolo sia minore rispetto ai suoi successivi film d'azione, Statham mostra già talento per ruoli fisici e intensi, anticipando la sua futura carriera da star dell'action. Eddie, interpretato da Nick Moraine, è il fulcro della trama, un giocatore di carte che si indebita con il gangster Harry Lonsdale. Moraine combina astuzia e disperazione, rendendo Eddie un personaggio empatico e affascinante. La sua discesa nei guai è raccontata in modo coinvolgente e l'attore mostra abilmente la vulnerabilità e la tensione del personaggio. La sua naturalezza nelle scene che mescolano humor e tensione dà credibilità a un personaggio che, in mani meno esperte, potrebbe risultare troppo sfortunato o ingenuo. Dexter Fletcher interpreta Soap, il più sensibile e moralmente integro del gruppo. Un cuoco contrario alla violenza che si ritrova involontariamente coinvolto in una serie di situazioni pericolose. La sua interpretazione, più sottotono rispetto ai colleghi, crea un efficace contrasto con gli altri personaggi. Soap è spesso la voce della ragione e Fletcher lo caratterizza con ironia e disillusione, aggiungendo profondità e umanità al gruppo di amici. Tom, interpretato da Jason Fleming, è il personaggio più tranquillo del gruppo, ma si distingue per il suo lato pratico e pragmatico. Anche se non ha battute memorabili come gli altri, Fleming porta equilibrio alla dinamica del gruppo, con il suo atteggiamento calcolatore, mentre il suo naturale tempismo comico emerge nelle situazioni più assurde del film. Vinnie Jones, ex calciatore e al suo debutto nel cinema, offre una delle interpretazioni più iconiche del film, nei panni di Big Chris, un esattore del debito brutale ma allo stesso tempo padre devoto. Il personaggio combina violenza e dolcezza e Jones, con il suo fisico imponente e il volto burbero, incarna perfettamente questo dualismo. La sua presenza scenica è magnetica e aggiunge complessità a un ruolo che avrebbe potuto risultare bidimensionale. Jones dimostra un sorprendente talento recitativo, rendendo Big Chris al contempo temibile ma simpatico. Lenny McLean interpreta Barry the Baptist, il braccio destro di Harry Lonsdale, con una performance particolarmente intimidatoria. Grazie al suo passato da pugile e buttafuori, McLean porta al ruolo una fisicità imponente, rendendo Barry una minaccia credibile. Il suo tono autoritario e il comportamento spietato caricano di tensione ogni scena in cui appare. McLean incarna alla perfezione il tipico scagnozzo dei film di gangster, ma con un realismo che lo rende particolarmente inquietante. P.H. Moriarty, nel ruolo di Harry the Hatchet Lonsdale, il principale antagonista, offre una performance memorabile. Interpreta un gangster calcolatore e spietato,
con fascino inquietante. Moriarty bilancia momenti di freddezza ad esplosioni di rabbia, risultando una presenza minacciosa sullo schermo. Il suo tono di voce e il linguaggio del corpo trasmettono un pericolo costante, rendendo il personaggio un villain convincente, senza mai scadere nella caricatura grazie alla sua recitazione sobria e misurata. Sting interpreta J.D., il padre di Eddie, un ruolo secondario ma significativo. J.D., proprietario di un bar, non è direttamente coinvolto nel mondo criminale, ma esercita una certa influenza su Eddie e i suoi amici, grazie alla sua saggezza e autorità. Nonostante il tempo limitato sullo schermo, Sting offre una performance solida e misurata, caratterizzando J.D. come una figura calma e autorevole che cerca di avvertire il figlio sui pericoli del gioco d'azzardo. Il suo ruolo, seppur sobrio e discreto, contrasta con l'energia del film, fungendo da ancora morale e aggiungendo gravitas alla trama. Più in generale, le interpretazioni in Lock and Stock sono fondamentali per il successo del film. Ogni attore riesce a dare al proprio personaggio un tratto distintivo, rendendo il cast un insieme variegato e memorabile di figure pittoresche. Il tono ironico e grottesco della sceneggiatura viene magnificamente amplificato da interpretazioni che mescolano commedia e tensione, creando un equilibrio perfetto tra humor e dramma. L'alchimia tra gli attori, molti dei quali esordienti, è palpabile e questo contribuisce a dare al film un senso di autenticità, nonostante l'assurdità delle situazioni. In definitiva, il cast di Lock and Stock dimostra un grande talento collettivo, elevando il film da semplice commedia di gangster a un cult movie del cinema britannico. In effetti, il film è impregnato di cultura britannica, con dialoghi ricchi di slang londinese che aggiungono autenticità e carattere. Inoltre, la colonna sonora, che mescola rock, funk e reggae, arricchisce ulteriormente l'atmosfera, rendendo ogni scena ancora più coinvolgente. Lock and Stock è un film brillante per il suo stile innovativo, il montaggio energico e la capacità di mescolare umorismo nero e tensione. La trama intricata e i personaggi eccentrici lo rendono una visione unica, anche se alcuni potrebbero trovare il linguaggio e la violenza eccessivi. È una pietra miliare del cinema britannico, soprattutto per i fan del genere gangster e dei film con sceneggiature intelligenti e fuori dagli schemi. Voto 9 su 10.